Buonasera ragazzi, siamo al ritiro della V85 strada e lei l'avete già vista. Questo è il concessionario Far Motor che voi avete già visto, siamo a Genova e la cosa bella è che questa moto è in vendita, quindi io volevo fare proprio il video partendo da qua per farvi vedere lui, chiedete a lui, Riccardo, o a Zach che è là, che sta lavorando. Oh, che belle pulsazioni! Non ha le maniglie dietro, non ha il puntalino, non ha almeno anche appendici diciamo che proteggono dall'aria. È la versione d'accesso alla gamma. Questa è quella che ha quindi 2024, ha la fasatura variabile, è già Euro 5 Plus. Quindi ragazzi, comprate una moto, se volete comprare questa qua che sto guidando io, già pronta, future proof diciamo. Se uscirà il video in tempo, questa avrà le borse in omaggio, però è entro novembre, non credo che riuscirò a far uscire il video entro la fine di novembre. Illuminazione notturna sicuramente molto potente, ha un fascio che si vede anche con le luci della città. Vedete, guardate, di nuovo ho messo dentro gli abbaglianti, ma non me ne sono accorto che i guanti invernali si picchia dentro molto facilmente. Ottima elasticità. Sentiremo anche come si sta dietro. Questo giretto serale, ragazzi, veramente micro giretto, si conclude qua. Vi portiamo in Riviera a fare un giretto in due e visitare un albergo storico. Vi far vedere un albergo molto importante. Ti portano lontano, sopra le colline per un volo strano. Arriviamo al mare a Santa Margherita. Qua siamo a Sori. Li abbiamo forse già portato a Sori. Questa strada era molto bella da percorrere, ma adesso praticamente, adesso lo state vedendo ancora con poco traffico, ma uno un po' per il traffico, due ogni penso 150-200 metri ci sono questi finti autovelox, però poi alcuni ce ne sono in realtà di veri. E tra l'altro sicuramente, questo ve lo segnalo, sicuramente non sono tarati come dovrebbero, perché sia io che altre persone che conosco abbiamo preso delle multe a 51-52 quando stavamo facendo come ore 51-52 reali, quindi siamo totalmente sicuri, non abbiamo mai fatto ricorso, ma fatelo. La guida di questa V85 in questo contesto in cui siamo in due, cosa che non ho potuto fare nella recensione, vi ricordo che questa non è la recensione, perché questa moto si presta secondo me veramente bene a questo tipo di andatura anche. Lo sentite che non ricerca una guida sincopata, sto dicendo cose ovvie ovviamente per chi è guzzista. Questa comunque può adattare una guida sicuramente più sportiveggiante e allegra, chiaramente di quella che stiamo affrontando adesso, e questo lo faremo poi in un'altra giornata. Però qua si possono apprezzare sicuramente l'enorme regolarità che ha questo bicilindrico, una regolarità di funzionamento quasi da plurifrazionato, perché anche in quinta, come vedete, non disdegna i bassi regimi, riuscite ad andare a filo di gas che è molto diretto, un'ottima frenata, un bel freno motore, scorre molto bene fra le curve in maniera molto dolce. La sella è molto confortevole, ma segnalo che due cose: uno, questa parte qui è abbastanza, che adesso non riesco a farvi vedere, della sella è abbastanza, diciamo, è poco dolce nella piega che fa a chiudersi, adesso poi ve la farò vedere se mi ricordo, e quindi dà un pochino fastidio interno coscia. Lei dietro mi dice che non sta comodissima, non so se questo è per le maniglie che lei non ha. E poi un'altra cosa, vi segnalo un'interferenza importante fra le pedane passeggero e le pedane pilota, cioè se lei non sta perfettamente con i piedi in punta, che ci sta anche perché non guida, e voi invece state con l'avampiede sulla pedana, toccate nel piede chi vi sta dietro. Quindi questa è sicuramente una cosa ergonomica che non va bene, perché vi stiamo parlando non di 2,45 ma di un 37 e di un 41, quindi questa cosa sicuramente dovrebbero ristudiarla. Io non so se non ho mai sentito parlare, cioè se ne avete mai sentito parlare, non l'avevo mai sentita questa cosa. Segnalo una discreta protezione aerodinamica che già su questa versione strada comunque la vede migliorata rispetto alla versione precedente, e il cupolino è nella posizione alta, e devo dire che comunque ripara piuttosto bene, e anche le gambe, perché ci sono le teste qua e anche le gambe sono abbastanza riparate. Chiaramente ora non c'è freddo da poter percepire quanto il freddo viene realmente mitigato, però vi assicuro che la pressione io qua non le ho assolutamente e mi arriva sopra il casco, quindi una buona protezione aerodinamica. Ci sono due cose, una positiva e una negativa, ecco. Una positiva che le europee, anche altre europee blasonate,
non il GS, un'altra, ok, blasonata ma non così famosa, così venduta, diciamo, ecco, ha un gioco, una catena cinematica che si sente più di quanto non si senta in questa V85, che devo dire che il cardano non mi dà particolarmente fastidio, anzi. E poi invece una negativa, la folle è molto difficile da trovare, almeno in questo esemplare, poi non so se dopo, questo è ancora il primo tagliando da fare, c'è da dire, non so con un cambio olio quanto possa migliorare, però gli innesti non sono, il cambio delle guzzi non mi fa impazzire, ecco, però quantomeno in questa non c'è più quel balzello, quel salto, avevo letto anche perché meccanicamente non c'è più, cosa avevano fatto, non me lo ricordo, quando inserite la prima marcia. Corriamo insieme questa strada ardente, ogni curva è un sogno, ogni rettilineo sorprendente, con la bomba ci nulla ci può fermare, un viaggio infinito sempre più in alto andare. Alberghi importanti ci aspettano lassù. Abbiamo appena passato la ruta di Camogli e questo è il Golfo del Tigullio, praticamente al tramonto. Adesso noi faremo l'anello e mi sa che l'anello non potrete vederlo, diciamo, chiuso tutto, cioè passando da questa strada sotto, perché quando poi noi torneremo su da Santa Margherita Ligure, facciamo Rapallo, vi facciamo vedere due cose, probabilmente farà buio. Per alcuni di voi che sono in zone d'Italia o anche all'estero non così fortunate a livello climatico, ora ci sono 15 gradi ma poco fa ce n'erano 18, siamo quasi a dicembre, non credo che sia così facile, cosa così comune avere queste giornate. Peccato che oggi la giornata sia anche sporcata, perché a livello di nuvole, perché prima era veramente bello. Su per i monti dove l'aria è più pura, ogni chilometro è un'avventura. Gomma brucia, asfalto e polvere in volo, lascio dietro la vita senza controllo. Eccoci, siamo arrivati a Rapallo, tutte e due, cioè tutte e tre in realtà, perché siamo in tre. Guarda che siamo sempre con il microfono. Allora ragazzi, lo sapete che abbiamo scoperto, venendo qua, posso anche non gridare perché quando uso poi mi ricordo di usare il microfono, abbiamo scoperto venendo a Rapallo, perché c'è anche la vedete, la V85, prima che ci facciano la multa, che ce la portino via. Ringraziamo Farmotor, che non mi ringrazierà se prenderemo una multa, ma lo sapete che abbiamo scoperto una cosa? No, ma lo sapete che abbiamo scoperto una cosa venendo a Rapallo, cioè non venendo a Rapallo, prima di venire a Rapallo, lo sapete che Rapallo perché si chiama così? Ci sono un sacco di storie legate al nome Rapallo. Allora, uno potrebbe essere legato al fatto che c'erano le prime coltivazioni di rape, da qui rapa, e palu sarebbe perché visto che c'è qua un fiume che non mi ricordo più come si chiama, creava una sorta di, inizialmente, perché è una ragazzi, tutti questi posti qua hanno delle storie allucinanti, cioè è impossibile pensare di riassumere in un video di moto, non si può fare. Inizialmente sì, bisognerebbe leggersi tutta la storia che c'è dietro, perché parte veramente dal 600 d.C., è una cosa incredibile. Ma una cosa ancora più importante che ve la dirà lei, e adesso qua siamo proprio al castello che purtroppo è in ristrutturazione, vi portiamo a vedere un albergo molto molto importante e che l'abbiamo scoperto proprio oggi per il video del perché è così importante, ma lo sentirete dalla voce di Ania, non dalla mia brutta voce che la sentite sempre, e anche quando ho detto che smettevo di parlare mentre scendevamo ho parlato per altri 5 minuti in realtà. Ci vediamo fra poco. Angie e Ania ti portano lontano, sopra le colline per un volo strano. Arriviamo al mare a Santa Margherita, un sogno su ruote, una vita infinita. Davanti a un hotel che uno potrebbe dire ta-ta. Ma cosa c'è di particolare in questo hotel? Beh ragazzi, abbiamo scoperto che senza il nostro video non l'avreste mai scoperto, non lo può sapere nessuno. Spiega perché questo hotel, che cosa c'è stato di famoso, di importantissimo. Abbiamo scoperto di importantissimo, ragazzi, per quanto riguarda addirittura fuori dall'Europa, ragazzi, non l'avrei mai detto, 1000 volte io sono passato da questa strada qua in bicicletta. Perché è importante? Perché è stato fermato ad aprile 1922, ma ti rendi conto, 100 anni fa, anzi
102 anni. 102 anni fa? Cosa hanno È firmato stato qua? firmato un trattato di Rapallo fra Germania e la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa. Oh, c'è stato un trattato di pace qua, ragazzi. Sì. 2 trattati di pace. Possiamo anzi. dire che è un punto finale, fondamentale e finale. Fondamentale e finale della per fine della... Prima guerra mondiale. Qua, ragazzi, non l'avrei... senza, grazie, senza far motor, è vero, senza far motor, che ci dava il V85, non saremmo mai venuti qua a fare questo video e non avreste mai saputo questa cosa molto importante, e anche i miei capelli dicono che Sono arrabbiati. è importante. Appunti sulla moto, a parte il contatto del tacco, del tallone mio con i suoi piedi, quindi una zona non molto studiata bene, questa dello spazio fra le pedane. Lei non è comodissima, ma c'è da capire quanto sarebbe perché non hai le maniglie anche. Ma lo spazio è stretto o hai poco spazio come profondità? Poco spazio come profondità e poi se fai vedere. Lo scarico? Sì, lo scarico. Lo tocchi? Sì, io non posso mettermi un po' indietro. Cioè devi tenere la gamba più larga? Sì. E io le cosine, la tua guida ve l'ho segnalate mentre andavamo invece, direi. Arriva l'inverno e fa freddo lassù, ma la Guzzi ti porta nei monti blu, tra le nevi e le stelle ti fa sognare, con il vento freddo che ti viene a abbracciare. Ragazzi, buongiorno, mondiale MotoGP appena concluso, e allora adesso noi non ci resta che fare, vista la sconfitta di Francesco Bagnaia, un girettino a bordo della V85 strada, questa volta da soli, senza Ania, così vi saprò dire anche come si comporta nel misto. Andremo a incontrare anche qualche amico con il quale abbiamo fatto un video insieme che deve ancora uscire tra l'altro, e allora noi e la Guzzona vi diamo un saluto. Facciamo serata in Per esempio preferisco tagliare spesso dai monti la città per andare a nord. Qua per esempio si può vedere quanto la frizione è dura, perché spesso voi la dovete tenere tanto tempo in mano, e per esempio vi dico che questa frizione, nonostante sia a cavo, qui tendenzialmente si hanno frizioni un po' più morbide, è abbastanza dura. Un particolare curioso che sono le manopole, che sono di sezione più grandi rispetto al solito, a quanto siamo abituati. Andando a modo mi sta comunque facendo i 17 km indicati a litro, che per quanto mi riguarda è molto poco per una moto comunque così poco potente, e la ciclistica si esprime veramente bene. Si sente, come vi ho detto, leggero catena cinematica, il cardano leggermente si sente, ma non dà fastidio, non sporca la guida. L'aria inizia a sentirsi a queste velocità, si è molto protetti a livello di pressione dell'aria, si sente l'aria che passa sopra, non si hanno grosse turbolenze, e anche le vibrazioni del motore sono un pochino avvertibili sulle pedane, e queste curve a questa velocità mettono in luce una buona velocità di esecuzione della piega, e rimane bella neutra. Allora, questa non è una prova, perché mi avevate chiesto riprova la Tracer 9 GT Plus, riprovala. Intanto sto usando il cruise adattivo, che è una gran ficata, ma questo l'avevamo già visto sul... guardate come frena. Questo l'avevamo già visto sul GS, io l'ho già visto sul GS. Allora, adesso mi avevate chiesto di riprovarla perché secondo voi meritava un'ulteriore prova. L'aria, ragazzi, se ne prende parecchia, e non so quanto cambierà la nuova versione. Si ha il cupolino che è veramente vicino, è molto vicino per essere una turistica, ragazzi, per essere una turistica. Il cambio mi piace, è un elemento che mi piace. No, non era, doveva andare di lì. La posizione comunque è abbastanza strana, è veramente da naked, perché comunque si ha la sella duretta che spinge molto verso il serbatoio. È una posizione che non è da turistica questa qua, perché comunque si dà anche abbastanza peso sul manubrio. Facciamo serata in un bar di città, la moto parcheggiata con gran dignità, la musica alta e risate fra noi, siamo liberi e felici come mai poi. Dopo il lavoro la giornata è finita, ma la Guzzi che aspetta è lì che ti invita, dolcemente ti porta di nuovo a casa, con il cuore che batte di gioia e speranza.
luci di città. La notte si accende, ci sei solo tu e lei qua. I pensieri volano via col vento. Ogni E chilometro. allora, come si comporta nel traffico? E questa è la domanda. L'abbiamo già vista anche su strade molto strette, ma adesso vedete, la vediamo proprio in mezzo al casinetto di Genova. Le dimensioni del manubrio, abbastanza largo, non super agevolano il passaggio come sto facendo adesso, che qua a Genova avevo proprio letto una cosa che è tollerato per via del casino che c'è. Quello che sto facendo ovviamente non si potrebbe fare secondo il codice della strada, però si chiude un occhio, meno male. E soprattutto l'altezza, ragazzi, l'altezza, io vi ho detto che non vi avevo più dato le altezze sella, questa viene data 82, ma provate a salirci sopra perché vedrete che schede tecniche spesso vogliono dire poco, non si tocca così bene in sella, e anche un pochino la coppia che si avverte in basso, lo scuotimento vi può mettere un po' in soggezione. Insomma, se mi state chiedendo se la consiglierei anche come prima moto, anche per i pesi e per gli ingombri, sicuramente non mi sento di consigliarla come prima moto. Sembra che magari dica tutto la perfezione, invece no, comunque le sfumature, perché ragazzi vi sto parlando di sfumature di questa moto, perché nel complesso è veramente valida. Si ringrazia Farmotor, andate a trovarli, dite che avete visto il mio video, dite di Angi che me l'ha fatto, vi ho mandato io, e vediamo cosa potrete ottenere. Per oggi è tutto, ragazzi, un saluto, ciao! È tipo la terza volta che io riprendo, faccio questa ripresa qua uguale, poi da ogni video la taglio. Questa volta invece non la taglio perché sono polemico, ragazzi, perché qua, ragazzi, vogliamo parlarne che qua nessuno fa più niente, l'hanno rifatta 3 volte, 4 questa strada, è sempre così, qua non fanno una mazza. Volevo sapere cosa ne pensate, se secondo voi è normale. Sono 900 metri, vorrei sapere quanto ci metterebbero in Cina a farlo, e se non avrebbero già messo al palo chi non finisce questi lavori. Da Angi, dalla V85 in configurazione pioggia, perché tanto chi se ne frega qua di che mappa sto usando, è tutto. A presto da una stressantissima Genova.